L'Iliade. Capitolo 1. L'inizio della guerra e l'ira di Achille. Mi chiamo Achille. Sono un guerriero greco, non il più saggio, non il più gentile, ma il più veloce e il più forte. E quando ho combattuto, nessuno mi ha potuto fermare. Tutto è cominciato con una donna, Elena. Elena era la regina di Sparta, la moglie di Menelao. Era famosa per la sua bellezza. Dicono che fosse la donna più bella del mondo. Ma un giorno, Paride, un principe troiano, è arrivato a Sparta. È stato ospitato da Menelao, ma poi ha fatto qualcosa di terribile. Ha rapito Elena e l'ha portata con sé a Troia. Alcuni dicono che Elena è fuggita con lui per amore. Altri dicono che Paride l'ha ingannata. Qualunque sia la verità, il risultato non è cambiato. I greci si sono riuniti per riportarla indietro. Hanno formato un grande esercito e sono salpati verso Troia. Tra loro c'ero anch'io. Io non sono venuto per Elena. Io sono venuto per la gloria. Abbiamo combattuto per 10 anni. 10 anni di sangue, sudore e dolore. Ma la città di Troia ha resistito. Il nostro comandante era Agamennone, fratello di Menelao. È un re potente, ma anche arrogante, e proprio la sua arroganza ha causato un disastro. Dopo una battaglia ho preso una prigioniera, Briseide. Non era una semplice prigioniera per me, l'ho protetta e le ho dato un posto nella mia tenda. Ma Agamennone l'ha voluta per sé e me l'ha portata via. Mi ha umiliato davanti a tutti, e allora gli ho detto: non combatterò più. Se vuoi vincere questa guerra, fallo senza di me. Da quel momento i troiani ci hanno spinti indietro. Ettore, il fratello maggiore di Paride, ha guidato l'esercito troiano. È stato coraggioso, forte e intelligente. Senza di me, i greci hanno cominciato a perdere. Li ho visti tremare. Ho visto i miei amici cadere uno dopo l'altro. Ma io non sono tornato in battaglia. Non ancora. Finché una sera qualcuno ha bussato alla mia tenda. Era Patroclo, mio cugino e mio amico più caro. Aveva il volto serio, gli occhi pieni di fuoco. Achille, lascerai che brucino le nostre navi? Mi ha chiesto. E in quel momento ho capito che qualcosa di terribile stava per succedere. Capitolo 2. I troiani alle navi. Dopo che ho deciso di non combattere più, sono rimasto nella mia tenda. Fuori, la battaglia ha continuato. Ho sentito il suono delle spade, le urla dei feriti, il legno che bruciava. I troiani ci hanno attaccati con forza. Per la prima volta in 10 anni sono arrivati fino alle nostre navi. Era un disastro. Ettore, il principe di Troia, ha guidato l'attacco. Era il figlio maggiore del re Priamo e il comandante dell'esercito troiano. Ha combattuto con coraggio, come un leone contro un branco stanco. Nessuno è riuscito a fermarlo. Ogni giorno Patroclo è venuto da me. Achille, se tu non vuoi combattere, combatterò io, mi ha detto. Ma io ho scosso la testa. Non era solo una questione di orgoglio, era una questione d'onore. Agamennone mi aveva umiliato davanti a tutti. Non potevo dimenticarlo così facilmente. Poi ho visto Aiace cadere. Aiace era uno dei nostri guerrieri più forti. Ho visto Menelao ferito, quello stesso Menelao per cui è cominciata la guerra. I troiani hanno distrutto le prime difese. Le navi hanno iniziato a bruciare davvero. Non era più solo una guerra, era diventato caos. Ettore correva tra i suoi soldati, veloce come il vento, coperto di sangue e gloria. Ogni colpo che dava faceva tremare il nostro esercito. I greci non riuscivano a fermarlo, nessuno poteva farlo, solo io. Ma io sono rimasto lì, fermo, in silenzio. Quella notte Patroclo è entrato di nuovo nella mia tenda. Questa volta aveva già in mano la mia armatura. Lasciami indossarla, mi ha detto. Se i troiani vedranno la tua armatura, penseranno che sei tornato, si spaventeranno, possiamo fermarli. L'ho guardato negli occhi, erano pieni di decisione, troppa. Ho esitato, poi ho annuito. Va, ma non inseguirli, fermati appena li avrai respinti, non andare troppo lontano. Lui ha sorriso.
Poi è corso verso la battaglia, con il mio elmo sulla testa, la mia corazza sul petto, la mia lancia in mano. E io non sapevo che quello sarebbe stato l'ultimo sorriso che gli avrei visto fare. Capitolo 3. Il coraggio e la fine di Patroclo. Quando Patroclo ha lasciato la mia tenda, tutto è cambiato nel campo. I soldati greci, vedendo la mia armatura, hanno pensato che fossi tornato. Hanno gridato il mio nome, pieni di speranza. Achille! Achille è tornato! Ma non ero io, era lui, Patroclo, eppure ha combattuto come se fosse davvero me. Ha corso tra i nemici con forza e coraggio. Ha sollevato la lancia, ha colpito i troiani uno dopo l'altro. I nostri soldati l'hanno seguito con entusiasmo. I troiani si sono spaventati, hanno cominciato a indietreggiare. Per un momento abbiamo pensato di vincere, ma poi Ettore lo ha visto. Ettore era il miglior guerriero di Troia, fratello di Paride, figlio del re Priamo. Ha capito che sotto quell'elmo non c'ero io e ha deciso di affrontarlo. Io non ho visto con i miei occhi quello che è successo, ma tutti me l'hanno raccontato. Patroclo ha combattuto con onore. Ha lottato fino alla fine, ma non era un vero soldato. Era coraggioso, ma non era nato per la guerra. Era stanco. E allora Ettore ha lanciato la sua lancia. Ha colpito Patroclo con forza, facendolo cadere a terra. Quando ho ricevuto la notizia, ho lasciato cadere la coppa che avevo in mano. Il mio petto si è riempito di gelo. Non sono riuscito a dire una parola. Sono uscito dalla mia tenda. Ho visto i compagni di Patroclo portare il suo corpo indietro. Era coperto di sangue e polvere. Il suo volto era calmo, come se dormisse. E lì ho sentito qualcosa che non provavo da tanto tempo. Odio. Non odio contro Ettore. Odio verso me stesso, perché ero stato io a lasciarlo andare. E ora Patroclo era morto. Ettore respirava ancora, ma non per molto. Capitolo 4. Il ritorno di Achille. Ho pianto, non davanti ai soldati, non davanti agli altri, ma quella notte, quando tutti dormivano, ho gridato. Ho gridato così forte che il vento si è fermato per ascoltarmi. Patroclo era più di un amico, era mio cugino, ma anche il mio compagno d'infanzia, mio fratello. Era il mio unico legame con qualcosa di puro in quella guerra sporca. E io l'avevo perso. Non potevo restare fermo. Sono andato da mia madre, Teti. Lei non era una donna qualunque, era una dea, una ninfa del mare. Le ho chiesto una nuova armatura, una armatura forte, brillante, forgiata dagli dei. Lei ha ascoltato il mio dolore e si è rivolta a Efesto, il dio fabbro. Efesto ha costruito per me un'armatura come nessun'altra. Quando l'ho indossata, sembrava che il sole fosse sceso sulla terra. Tutti i soldati greci si sono voltati verso di me. Achille è tornato! Ma non ero tornato io, non veramente. Quello che è tornato era qualcos'altro, qualcosa di freddo, qualcosa di deciso. Sono corso in battaglia come un'onda furiosa. I troiani non avevano mai visto nulla di simile. Ho colpito con la forza di 10 uomini. Ho fatto a pezzi le loro file. Ogni colpo era per Patroclo. Ogni grido, un grido di vendetta. Ettore mi ha visto arrivare. Era lì, davanti alle porte di Troia. Non è scappato. Mi ha aspettato. L'ho rispettato per questo, ma non l'ho perdonato. Ci siamo guardati. 2 guerrieri, 2 uomini con un destino. Poi ho stretto la lancia tra le mani e ho cominciato ad avanzare verso di lui. Capitolo 5. Il duello tra Achille ed Ettore. Davanti alle mura di Troia tutto era fermo. Il vento soffiava piano. La polvere si alzava attorno a noi. Ettore era lì, da solo, in mezzo al campo. Nessuna guardia, nessun alleato, solo lui e la sua spada. Ci siamo fissati, 2 lupi pronti a saltarsi alla gola, nessuna parola, solo odio e silenzio. All'improvviso, Ettore ha urlato e mi è venuto incontro. Il suo colpo era potente, preciso, ma io ero più veloce. Ho schivato, mi sono abbassato e ho contrattaccato.
Le nostre lame si sono incrociate, il suono dell'acciaio ha riempito l'aria, colpo dopo colpo, giro dopo giro, ci siamo affrontati come due tempeste che si scontrano. Ettore non era solo coraggioso, era anche bravo. Per un attimo, lo ammetto, ha quasi preso il controllo, ha trovato un varco e mi ha fatto arretrare di qualche passo. Il respiro mi bruciava in petto. Ma io ero Achille. Con un grido ho girato su me stesso e ho affondato la spada. Dritta, profonda, letale. Ettore è crollato in ginocchio. Tossiva. Il sangue gli colava dalle labbra. Ti prego, restituisci il mio corpo a mio padre. L'ho fissato. Il mondo sembrava muto. Avresti fatto lo stesso per Patroclo? Ho sussurrato. Poi ho colpito, l'ultimo colpo, ma non ho finito lì. Gli ho legato le caviglie con delle corde. Ho fissato il suo corpo al mio carro. I troiani gridavano, disperati. Il vecchio re Priamo si è lanciato a terra, in lacrime. Io ho voltato lo sguardo. Ho frustato i cavalli e ho trascinato il corpo di Ettore attorno alla città. Una volta, 2, 3. Le sue armi sbattevano contro le pietre. La polvere copriva il suo volto. I suoi soldati non dicevano una parola. Io non sentivo niente, né vittoria né pace, solo silenzio. Ma quella notte, quando tutti dormivano, ho sentito qualcuno entrare nella mia tenda, silenzioso come un'ombra. Capitolo 6. Il dolore di Priamo. Non so come abbia fatto, nessuno lo ha visto entrare, ma quando ho aperto gli occhi, Priamo, il re di Troia, era inginocchiato davanti a me. Vecchio, stanco, ma fiero. Ha alzato lo sguardo. Ti supplico, Achille, ridammi mio figlio. Mi sono irrigidito. Non mi ha chiamato assassino, non ha gridato, non ha minacciato. Ha solo parlato da padre. So cosa hai perso, anch'io l'ho perso. Ettore era tutto per me. In quel momento ho visto mio padre. Ho pensato a lui, lontano, che forse piangeva ogni giorno per me, e mi sono chiesto, se fossi io, se fosse mio figlio lì fuori, cosa farei? Priamo si è alzato piano, ha messo una mano sul mio braccio. Io ho fatto un passo indietro, non riuscivo a respirare. Poi ho annuito. Abbiamo lavato il corpo di Ettore insieme, in silenzio. L'ho coperto con un lenzuolo pulito. Ho detto ai miei uomini di aiutare Priamo a tornare in città in sicurezza. Per la prima volta da quando Patroclo è morto, ho sentito il cuore battere davvero. La guerra però non era finita. Elena era ancora dentro le mura. Paride era ancora vivo. E gli dei? Gli dei avevano altri piani. Ma quella notte, per un attimo, un solo attimo, la guerra si è fermata. Capitolo 7. Il destino di Paride. Dopo la morte di Ettore, i troiani sono rimasti chiusi dentro le mura. Piangevano, si nascondevano, ma non si arrendevano. Paride, il fratello di Ettore, era ancora vivo. Lui aveva causato tutto, il rapimento di Elena, la guerra, la distruzione. Ma non combatteva come Ettore. Era un arciere, colpiva da lontano, come un codardo. Io volevo finirla. Ma anche gli dei giocavano con il nostro destino. Un giorno, mentre attaccavamo le porte, ho sentito qualcosa colpirmi al tallone. Un piccolo dolore, come una puntura. Poi ho visto la freccia. Paride. Era stato lui. Non ho capito subito. Ho continuato a combattere. Ma poi la gamba ha ceduto. Il respiro si è fatto pesante. Il veleno scorreva dentro di me. Aveva usato una freccia maledetta. Sono caduto in ginocchio. I miei compagni hanno gridato. Ulisse è corso da me. Achille, resisti! Ma io sapevo. Quella ferita era mortale. Proprio lì, al tallone, l'unico punto dove non ero protetto. Gli dei lo sapevano, Paride lo sapeva, e ora anch'io lo sapevo. Mi hanno portato via dalla battaglia. Il cielo era rosso, il suono delle spade sempre più lontano. Ho chiuso gli occhi, non per dormire, ma per lasciare andare. Patroclo, sto arrivando.
Capitolo 8. Il cavallo di Troia. Non cammino più su questa terra, ma vedo ancora tutto. I Greci hanno pianto la mia morte, poi sono tornati a combattere, anno dopo anno, ma Troia resisteva. Poi Ulisse ha avuto un'idea, astuta, pericolosa, geniale. Un enorme cavallo di legno, finto, vuoto dentro. I Greci hanno finto di partire, hanno bruciato le tende, salpato con le navi. Davanti alle mura solo il cavallo. Un dono per Atena, dicevano. I troiani hanno esitato, ma alla fine hanno aperto le porte, hanno fatto entrare il cavallo, lo hanno messo nel cuore della città. Quella notte, mentre tutti festeggiavano, i soldati nascosti dentro il cavallo sono usciti. Hanno aperto i cancelli e l'esercito greco, tornato in silenzio, è entrato. Troia è bruciata. Non c'è stata gloria, solo fuoco, lacrime, urla. Elena è stata trovata. Paride, morto, come tanti altri. Priamo ucciso nel suo palazzo. La guerra era finita. 10 anni di sangue, amore, vendetta, e ora solo rovine. Mi chiamo Achille. Sono stato il guerriero più forte tra i greci. Ho amato, ho odiato, ho vinto e ho perso. Ma la mia storia non è finita. Finché qualcuno la ricorderà, finché ci sarà qualcuno a raccontarla, io non morirò mai davvero.